Partiamo dalla pasta fresca. In una ciotola verso la farina e poi aggiungo le uova. Inizio a lavorare gli ingredienti con la forchetta e quando l'impasto prende consistenza lo trasferisco sulla spianatoia. Lavoro l'impasto a mano fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo. Pronto! Lo faccio riposare a temperatura ambiente avvolto nella pellicola. E ora ci occupiamo del ripieno. Facciamo un trito finissimo di cipolla, di carota e di sedano. Passiamo alla pancetta. Via la cotenna, poi taglio a fette sottili, striscioline e infine cubetti che trito a coltello. Ora faccio sfrigolare il tutto nella casseruola calda con l'olio. Aggiungo il trito e lascio stufare a temperatura un po' più bassa per 5 minuti. Posso aggiungere la carne macinata? La lascio sigillare per bene, dopodiché procedo sfumando col vino rosso. Verso il concentrato di pomodoro, do una bella mescolata, abbasso la temperatura e lascio cuocere per circa 15-20 minuti. Ora che il condimento è diventato bello ristretto, aggiungo il sale, lo faccio intiepidire e poi lo trasferisco in frigorifero per almeno un'ora. Ora posso tirare la pasta. Pizzico di semola sulla spianatoia, ancora un po' sulla superficie del panetto, poi taglio un pezzo, tiriamolo nella macchina partendo dallo spessore più largo fino a quello più stretto. Ottengo un rettangolo e lo divido in due, per il senso della lunghezza. Poi procedo a farcire. Prelevo il ripieno e lo dispongo quasi al centro della sfoglia. Richiudo congiungendo le estremità e in ultimo rifilo con una rotella smerlata. Ecco pronta la prima tagliatella ripiena. Ed eccole pronte. Sciogliamo il burro in padella, aromatizziamo con le foglie di salvia e pepe. È arrivato il momento della cottura. Procedo sbollentando le tagliatelle ripiene in acqua e sale. Le scolo nel condimento e impiattiamo. Ultimo tocco, scaglie di formaggio. Siamo prontissimi per l'assaggio? Io direi di sì. E che vuol dire che fa?